benvenuti nel mio canale. La nostra serie, ogni episodio più emozionante e intrigante dell'altro. Siamo qui con la nuova puntata di Someone Different. Doan trova Ekrem e vuole ucciderlo coprendogli la bocca. Ma Leila arriva all'ultimo momento. Doan si comporta come se l'avesse trovato. Leila chiede aiuto a Doan. Mentre Doan cerca di uccidere Ekrem, improvvisamente lo carica sulle spalle e lo porta in ospedale per salvargli la vita. Leila ringrazia moltissimo Doan per aver salvato la vita di suo padre. Idris chiama Doan e gli dice che ha permesso a Ekrem di scappare. Dice che ce ne sono altri dopo Ekrem. Ekrem non deve morire perché l'unico modo per raggiungere gli altri uomini è attraverso Ekrem. Leila ora si sente più vicina a Kenan. Le dice che sarà con lei in ogni difficoltà. Ma è Doan a dirlo, non Kenan. Mentre Leila si innamorò di Kenan, anche Doan si innamorò di Leila. Leila lascia l'ospedale, dicendo che parteciperà a un'indagine sull'incendio. Kenan riprende conoscenza nella sua macchina. Ma non ha idea di cosa stia cercando dove si trova. Questo lo spaventa moltissimo. Comincia a piangere e si chiede cosa sta succedendo. Chiamando immediatamente sua madre. Dice che vedrà il medico consigliato da sua madre. Quando Kenan è arrivato sul canale, non era stato sul canale per ore e... Leila non ha idea di aver portato suo padre in ospedale. Nuket è molto arrabbiato perché Kenan ha trascurato il canale. Leila viene interrogata. Chiede a Metin perché ha ucciso il giornalista. Ma Metin dice che non sono stato io, hai visto male. Leila si arrabbia e le chiede per chi lavora. Metin dice che è una grande organizzazione e non può affrontarli. Portano Ekrem a casa, ma non riescono a ottenere da lui risposte a nessuna domanda. Sua moglie dice a Saende di essere stata rapita. Metin è sotto interrogatorio ed è molto probabile che dia il nome di Ekrem. Ekrem dice che parlerà con Leila e racconterà tutto. Ma sua madre non lo lascia parlare. Leila interroga suo padre. Ma è consapevole che suo padre non dice la verità. Ekrem mente dicendo che ha paura di morire nella foresta e ignora Leila. Shaende si avvicina a sua figlia e a Kenan chiamando Kenan a mangiare. Cerca di scoprire a che punto si trovano il caso. Leila torna a casa, i suoi occhi sono puntati sulla casa di Kenan. Si è innamorata di Kenan e non riesce a toglierselo dalla mente. Leila viene a casa di Kenan. Dopo aver bevuto insieme, Kenan cerca di avvicinarsi a Leila. Ma Leila scappa. Kenan dice, ho bisogno che tu mi ami, ho bisogno di amarti. Dice che mi sono innamorato di te, sei cieco. All'improvviso iniziano a baciarsi. Ma Leila cerca di scappare da Kenan, pensando ai pettegolezzi. Si dirà che il procuratore capo sta cercando di ottenere una promozione andando a prendere suo figlio. Kenan dice di essere innamorato di Leila e che rinuncerà a tutto per lei. Dice, non mi ami? Kenan chiede, dirai che ti amo allora. Ma Leila non lo dice e se ne va. Leila chiama la sua amica a casa e vuole chiacchierare con le ragazze. Dice che ama Kenan ma odia la sensazione di amarlo. Leila deve aver sofferto di gravi pene d'amore. La madre di Leila va a trovarla al lavoro. Dice che stanno aspettando di mangiare Kenan. Sono arrivati dei regali per Leila e in una delle scatole c'è un proiettile. Poi riceve una telefonata minacciosa. Chi potrebbe minacciare un pubblico ministero in tribunale? Sebbene Turan voglia dare protezione al procuratore capo, Leila non accetta. Kenan va dallo psicologo e spiega la stranezza e l'incertezza della sua situazione. Spiega che quello che ha fatto non era quello che avrebbe fatto e che ha paura di questa stranezza nella sua vita. Dice che è come se qualcuno fosse uscito e fosse uscito senza che io lo sapessi. Il medico dice che ha bisogno di un controllo per un po'. Il dottore gli chiede di scrivere i sogni che vede. Il medico dice ai genitori di Kenan che le sue condizioni sono gravi. Doan può catturare completamente Kenan. Potrebbe essere confinato in una clinica per mesi. Per questo motivo è necessario raccontare a Kenan di Doan. Metin è determinato a non parlare. Tutte le prove sono state rubate e qualcuno salva Metin. Questa è interamente un'idea di Leila. Leila rilascia Metin e aspetta che vada dai suoi proprietari.
Ma Metin si rende presto conto di essere seguito. Questo fa parte del piano. Il piano di Leila funziona e Metin viene sorpreso con l'uomo accanto a lui. Le prove che il giornalista consegnerà a Leila vengono sequestrate. Esiste la possibilità che ci sia una persona che non è rimasta uccisa nell'incendio ed è sopravvissuta con ferite gravi. Kenan e Leila si stanno preparando per andare a cena dalla famiglia di Leila. Nuket segue Kenan e Leila e scatta le loro foto. Leila va a mangiare con Kenan. Ma Doan sostituisce Kenan. Leila ha fatto controllare le telecamere, ma non è riuscita a trovare chi ha portato il pacco regalo. La persona che ha portato quel pacco in tribunale altri non è che sua madre. Sua madre vuole che rinunci a questo caso. Nevin e Turan temono il rischio di perderlo completamente mentre cercano di salvare Kenan. Doan prende una bambola dal bagagliaio della sua macchina e la lascia nell'auto di Ekrem. Ekrem affronterà il suo passato con questo bambino. Nel frattempo, Kenan ritorna, ma è arrabbiato per quello che è successo durante la cena. Non riesce a ricordare. Ekrem ha già iniziato a pensare a cosa farà se gli uomini catturati parleranno. Mentre Kenan e Leila si godevano il panorama spingendo l'auto verso il Bosforo. Pensano alla situazione in cui si trovano. Parlano di quanto si desiderano. Ma vivono un amore senza speranza e una grande disperazione. Leila dice che se fossimo in un'epoca diversa mi sarei innamorata di te. Lui le dice che è molto innamorato di lei e si baciano. Un giornalista scatta foto. Leila si allontana e se ne va. Il famoso giornalista Kenan Öztürk è stato condannato all'amore dal pubblico ministero. Questo è il titolo della notizia di Nuket. Ma vediamo se farà notizia questa. Ekrem sale in macchina e trova il giocattolo in macchina. Ora resta solo una cosa da fare ed è confessare. Leila interroga gli uomini che ha catturato. Nevin va a dire la verità a Kenan e Turan va a fermarlo. Quindi è Kenan o Doan quello con cui la signora Nevin sta parlando? Nevin spiega che Kenan è stato adottato. Spiega che ha sofferto molto da bambino e il medico che lo hanno portato gli ha diagnosticato un disturbo di personalità multipla. Ekrem arriva in tribunale. Dice che racconterà tutti i fatti. Ekrem parlerà. È Kenan o Dosan con cui sta parlando la signora Nevin? Non dimenticare di mettere mi piace al mio canale e di attivare le notifiche. Arrivederci.